Bentornati a tutti su Bimik Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a realizzare un controllo di accesso con Arduino. Io userò un Arduino R4, un lettore RFID RC522 che, come avviciniamo il badge al nostro lettore, ci dà l'accesso su un display oppure no. E mettiamo anche un LED di segnalazione. Ok, seguitemi nel video, andiamo a vedere come realizzare il tutto. Questo è lo schema del circuito. Troviamo Arduino, si consiglia un Arduino R4, un lettore RFID RC522, una breadboard, un LED, una resistenza, dei cavi e un display LCD 16x2 con PCF 8574. Materiali di cui abbiamo bisogno: un Arduino R4, un lettore RFID 522, un display 16x2 con PCF 8574 già montato dietro, così da usare solo 4 pin, una breadboard, un diodo LED, una resistenza e infine dei cavetti. Montiamo RFID 522 e RC522 sulla breadboard. Inseriamo i pin così. Avviciniamo un Arduino R4 vicino per collegare i cavi. Colleghiamo il primo pin SDA dell'RC522 al pin 10 di Arduino, SCK dell'RC522 al pin 13 di Arduino, pin 3 MOSI al pin 11 di Arduino, il quarto pin MISO al pin 12 di Arduino, pin GND del nostro RFID al GND su Arduino, il pin RST al pin 9 Arduino, alimentazione 3,3 volt a 3,3 volt su Arduino. Mi raccomando, non 5,5 volt ma 3,3 volt. Inseriamo il diodo LED, anodo più lungo, il catodo più corto. Andiamo qui. Inseriamo una resistenza da 220 ohm sull'anodo, colleghiamo l'altra parte della resistenza al pin 2 di Arduino, il catodo del diodo LED al GND lo riprendiamo sul GND collegato al nostro RFID che va al nostro Arduino. Prendiamo il nostro display, giriamo, colleghiamo il GND, un cavo, altro cavo al GND di Arduino, colleghiamo il VCC, l'altra parte andrà collegato a 5 volt sulla scheda Arduino. Colleghiamo SDA, altra parte, se abbiamo un Arduino R4 troviamo il pin SDA. Se invece abbiamo un Arduino 1 normale, bisogna usare i pin A4 e A5. Colleghiamo SCL, andiamo a inserire su SCL sul pin su Arduino. Questo è tutto il collegamento finale. Troviamo Arduino R4, lettore RFID, diodo LED e il display. Prendiamo il display, dietro troviamo questo potenziometro. Girando possiamo regolare il contrasto. Insieme al lettore RFID viene consegnato due badge, uno blu di plastica e uno tipo un cartellino. Apriamo l'IDE di Arduino,
Selezioniamo la nostra scheda, qui ho messo Arduino 1 R4 Wi-Fi, la mia. Scriviamo il codice che poi vi lascio sotto in descrizione e mandiamolo sulla scheda. Vi voglio far vedere nella parte utenti troviamo il numero più il nome tra virgolette che dovremmo andare a modificare. Adesso vi faccio vedere come. Apriamo il serial monitor, impostiamo a 115 e 200 e avviciniamo il primo page. Come vedete, WID di letto è 49 43 9F A3 14. Selezioniamo, facciamo copia e andiamo a cambiare la prima riga. Così selezioniamo, facciamo CTRL C, selezioniamo CTRL e abbiamo copiato e qua cambiamo il nome, mettiamo Marco. Avviciniamo il secondo page, quello di plastica, troviamo un altro WID identificativo, facciamo copia e lo andiamo a incollare sulla seconda riga e qua scriviamo un altro nome, mettiamo BMaker Electronic. Adesso dobbiamo ricaricare il tutto. Adesso se avviciniamo il primo page troviamo Marco, accesso ok e si accende il LED per 2 secondi, mettiamo quello blu, avviciniamo BMaker Electronics, accesso ok, si accende il LED per 2 secondi. UID mettiamo un 00 per non far riconoscere un page, ricarichiamo sulla scheda Arduino. Adesso se avviciniamo il primo page troviamo Marco, accesso ok e si accende il LED per 2 secondi, mettiamo quello blu, avviciniamo BMaker Electronics, accesso ok, si accende il LED per 2 secondi. Avete visto quanto è facile realizzare questo progetto, potete divertirvi come volete, basta un Arduino, un RFID, un lettore LCD, un po' di programmazione, vi lascio il codice in fondo in descrizione, modificatelo a piacere, potete aggiungere qualsiasi altra cosa e niente, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.